Questo è il resoconto del primo viaggio in bici fatto assieme a nostra figlia Emily. Il primo giorno siamo andati da Muggia a Portorože in Slovenia, seguendo il tracciato della ciclovia Parenzana. Quindi da Portorože siamo entrati in Croazia e abbiamo pedalato fino a San Giovanni. Infine il terzo giorno, nell'ultima tappa in bicicletta, abbiamo raggiunto la cittadina di Parenzo. In realtà non siamo partiti da Trieste ma da Muggia, grazie al traghetto Delfino Verde che collega più volte al giorno le due località. La navigazione dura circa mezz'ora e permette di evitare l'attraversamento e l'uscita dalla città di Trieste. Oggi partiamo da Muggia e proseguiamo lungo la linea di costa fino alla baia di San Bartolomeo, dove entriamo in Slovenia. Si raggiunge quindi Ankarano e poi Capodistria, dove troviamo la ciclovia Parenzana che ci accompagnerà a Isola d'Istria e quindi a Portorože. Salutato il traghetto Delfino Verde, ci soffermiamo ad osservare le numerosissime meduse della specie Rhizostoma pulmo, la medusa più grande del Mediterraneo, che in questi anni è diventata molto comune nel Golfo di Trieste. Poi approfittiamo per visitare il bel centro storico di Muggia, cittadina dalle fattezze istro-venete caratterizzata da calli e piazzette in cui spicca il Duomo con la singolare facciata in stile gotico veneziano. La pedalata prosegue lungo la costa, spesso utilizzando i nuovi tratti di pista ciclabile che portano verso il confine con la Slovenia. La primavera e l'autunno sono i periodi migliori per pedalare su questo tracciato, che fa parte del percorso Eurovelo 8, la ciclovia del Mediterraneo. Il clima è mite mentre le strade e le ciclabili non sono troppo affollate. Durante l'estate invece la costa slovena e l'Istria sono prese d'assalto dai vacanzieri ed il traffico è spesso troppo sostenuto. A Capodistria iniziamo a seguire il tracciato della storica ferrovia Parenzana, che dal 1902 al 1935 collegava Trieste a Parenzo. La parte slovena è stata riconvertita in pista ciclabile asfaltata e adatta anche alle famiglie con bambini. La parte croata invece si avventura nell'entroterra istriano ed è tutta sterrata, più adatta alle mountain bike che alle classiche biciclette da cicloturismo. Tra Capodistria e Isola si pedala su una strepitosa pista ciclabile realizzata in riva al mare Adriatico, sicura e sempre in piano e perfetta anche per i ciclisti alle prime armi. Fino a qualche anno fa la pista ciclabile affiancava la strada nazionale ed era decisamente stretta. Poi il governo sloveno ha chiuso la strada al traffico, trasformandola in un itinerario esclusivamente ciclopedonale e, come si può vedere da queste immagini, senza le auto la gente è più rilassata, felice e sorridente. Oltre Isola d'Istria il panorama cambia. La pista ciclabile sale sulle colline e si attraversano due storiche gallerie ferroviarie, perfettamente illuminate. Questa parte del tracciato non solo ci fa pedalare in mezzo ai boschi, agli orti e alle coltivazioni di ulive e di vite, ma ci offre anche delle belle vedute sulla costa. Superata la seconda galleria, una rapida discesa ci porta nella prestigiosa località turistica di Portorože, dove ci fermeremo per trascorrere la prima notte del nostro cicloviaggio. Abbiamo prenotato una camera all'Hotel Istrion, una struttura che aderisce al circuito sloveno degli alberghi amici dei ciclisti. L'hotel è stato realizzato sul colle ove sorgeva la chiesa di San Bernardino, di cui sono ancora visibili i resti, e l'antico monastero del XV secolo. Dopo esserci goduti il tramonto dalla finestra della nostra camera, concludiamo la giornata andando a cena nella meravigliosa cittadina di Pirano, che dista a piedi appena una decina di minuti dall'hotel. Stasera ci fa compagnia Matej Pavlic, una guida cicloturistica slovena con cui collaboro. Matej abita poco distante da qui e ci consiglia un ottimo ristorante tipico, nascosto tra le calli della cittadina istro-veneta, dove io ordino uno dei miei piatti preferiti, i cevapcici. Da Portorože seguiamo la pista ciclabile che costeggia la linea di costa, raggiungendo le saline di Sicciole e attraversando il confine tra Slovenia e Croazia.
Saliamo sul promontorio di Punta Salvore e visitiamo i resti di Sipar. Ci fermiamo infine a dormire in una deliziosa baia poco oltre Umago. Lasciamo l'hotel Istrion di buon mattino e riprendiamo subito la ciclovia Parenzana, che corre quasi sempre su piste ciclabili, molto spesso in riva al mare. La pista ciclabile supera l'abitato di Santa Lucia e aggira la penisola di Sezza fino ad arrivare a Sicciole, dove troviamo le saline più settentrionali del mare Adriatico. Qui il sale viene ancora estratto a mano seguendo il metodo tradizionale che ha più di 700 anni. Il sale e il fior di sale prodotti nelle saline di Sicciole sono famosi e apprezzati in tutto il mondo per via della loro altissima qualità. Le saline rappresentano anche un singolare intreccio di ecosistemi e per questo moltissime specie di uccelli si fermano qui. Non a caso le saline sono tutelate come parco naturale. Poco dopo passiamo alla frontiera rappresentata dal fiume Dragonia. Lasciamo la Slovenia per entrare in Croazia. Dopo un ripido tornante in cui il trike di Silvia ha qualche difficoltà, riprendiamo a pedalare sulla ciclovia realizzata sul sedime dell'ex ferrovia Parenzana. L'ex ferrovia saliva con pendenza costante sul promontorio di Punta Salvore, offrendo spettacolari vedute sulle saline di Sicciole e sulla baia di Portorose. A metà salita c'è anche un belvedere che ci permette di ammirare con calma il panorama circostante. Il fondo è sterrato, ma può essere agevolmente percorso anche con bici da trekking o biciclette reclinate robuste come le nostre. Si arriva in cima alla salita alternando tratti nel bosco ad altri più panoramici. Qui lasciamo definitivamente il tracciato della ciclovia Parenzana per seguire un percorso che resta più vicino al mare. Tra Punta Salvore e Umago sorgeva l'antica cittadina di Sipar, tra le località archeologiche più pittoresche dell'Istria. Sulla base delle fonti archeologiche disponibili, l'area di Sipar fu abitata sin dalla tarda età del ferro. In epoca romana si trasformò in una città romana ben organizzata. Purtroppo, a partire dall'VIII secolo d.C., il terreno è iniziato a sprofondare per fenomeni di bradisismo e la città di Sipar è stata abbandonata. Attualmente, con la bassa marea, emerge dal mare come una penisola lunga circa 200 metri e larga 50 metri. Sott'acqua c'è quello che resta dell'antichissima Siparis. Si trovano ancora fondamenta di ville e di case, mosaici e cocci di anfore. Proseguiamo la nostra pedalata arrivando alla cittadina di Umago e proseguendo su ottime piste ciclabili di recente realizzazione fino ad arrivare alla fine della nostra tappa odierna. Ci fermiamo a dormire nel grazioso hotel Zlatna Vala, che in italiano significa Onda d'Oro, che si affaccia su una baia presso l'abitato di San Giovanni. Posso dire che questo è stato l'hotel che ci è piaciuto di più. Il titolare e la figlia Ivana ci hanno trattato con molta cordialità. Le belle camere con vista mare ci hanno omaggiato di un panorama indimenticabile e anche il ristorante è ottimo. Emily dopo i calamari ha divorato anche le tipiche palacinche. Proseguiamo a pedalare verso sud costeggiando la costa fino a raggiungere Cittanova d'Istria, quindi si supera la foce del fiume Quieto per proseguire verso Parenzo percorrendo sentieri e stradine che corrono quasi sempre vicino al mare. Salutiamo la gentilissima Ivana che aiuta i genitori nella conduzione dell'hotel e ristorante e riprendiamo la nostra pedalata seguendo la linea di costa, attraversando caratteristici paesini di pescatori e aree naturali. Poco prima di Cittanova d'Istria scopriamo il monastero benedettino di Dalia e la chiesa barocca di San Giovanni Battista. Il complesso architettonico della villa adiacente alla chiesa è uno dei pochi esempi di stile neoclassico francese presente nell'Alto Adriatico. Purtroppo la struttura, dalla storia travagliata, è attualmente in stato di abbandono. Noi proseguiamo pedalando lungo i sentieri che costeggiano il mare e quando troviamo un bel posto ne approfittiamo per fermarci e lasciare che Emily giochi un po'. Questa è una delle regole di base quando si viaggia con dei bambini. Pedalare va bene, ma è buona regola fare anche delle soste affinché si distraggano e non si stanchino troppo. È durante questa sosta che abbiamo avuto la fortuna di osservare la singolare parata nuziale di un gruppetto di smerghi maggiori che nuotavano a pochi metri dalla riva.
Siamo all'inizio della primavera ed i prati che si affacciano sul mare sono ricoperti da fioriture variopinte. Per fortuna non ci sono ancora i bagnanti. Tra poche settimane, di sicuro, queste spiagge e questi prati saranno colmi di villeggianti e la costa perderà questo suo fascino un po' selvaggio. Arriviamo così a Cittanova d'Istria, Novigrad in croato, dove ci godiamo l'ottimo gelato in una gelateria del centro storico. Direi che anche Teddy ha gradito il suo gelato. Lasciata Cittanova, passiamo per il caratteristico ponte levatoio sulla foce del fiume Quieto e la sua laguna. Quindi saliamo a torre e proseguiamo in mezzo ai vigneti e agli uliveti coltivati nella fertile terra rossa del Carso. Il tratto finale che porta a Parenzo corre quasi sempre in riva al mare, offrendoci degli scorci spettacolari sulla costa frastagliata in cui si alternano baia, penisole ed isolotti. Ed eccoci arrivati a Parenzo, dove finisce questa nostra avventura in bicicletta. 3 giornate indimenticabili tra storia, natura e cultura, che spero possano essere un bel ricordo per la nostra piccola Emily. A Parenzo soggiorniamo all'hotel Valamar Riviera, affacciato al porto e adiacente al centro storico. Il giorno seguente, dopo la solita colazione abbondante, lo dedichiamo per visitare la suggestiva cittadina di Parenzo, con buona parte delle mura e delle torri difensive ancora ben conservate. Ci interessa in particolare la Basilica Eufrasiana, uno degli edifici paleocristiani giunti a noi meglio conservati. A causa del suo eccezionale valore è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1997. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto voglia di venire a pedalare alla scoperta delle coste del Mare Adriatico fra l'Italia e l'Istria.